Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial ritorna di nuovo il bravissimo, questa volta nella variante rosa antico. Sono gomitoli da 500 grammi per 1500 metri di lunghezza, 100% acrilico. La casa consiglia di utilizzare l'uncinetto dal 3 al 3,5, io in questo caso utilizzerò l'uncinetto del 4,5. Detto questo, vi lascio al tutorial. Prima di iniziare vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video. Detto questo, iniziamo. Allora, questo è uno dei due pannelli già pronto. Prima di iniziare a lavorare il nostro progettino andiamo a prendere le misure. Quindi due misure solamente dobbiamo prendere: la misura della nostra circonferenza, la più grande che abbiamo, o seno o fianchi, la metà naturalmente, questa è la metà del nostro maglioncino, e poi l'apertura delle braccia. Quindi apriamo le braccia e prendiamo la misura da un polsino all'altro. La misura in centimetri la riportiamo nelle maniche, quindi la dividiamo in due, quindi partiamo da qua e dividiamo metà da una parte e metà dall'altra parte. Andremo a fare un motivo, questi ventaglietti è un multiplo di 6, quindi io ho montato per una taglia S, ho montato 72 catenelle, qui ho la scheda. Vi faccio vedere la scheda. Quindi io per una taglia S ho montato 72 catenelle e ho fatto 40 cm, 12 ventaglietti. Sono andata avanti per 32 cm, quindi 28 ventaglietti, quindi ho fatto salendo 28 ventaglietti, 32 cm. Stacco qui e vado avanti montando le catenelle. Quindi monto le catenelle, ne monto 66 da una parte, 66 dall'altra parte. Quindi vado a montare 66 catenelle, taglio il filo e vado da questa parte. Quindi mi aggancio a questo punto e vado a montare 66 catenelle anche da questa parte. Parto da qua e vado a fare sempre multiplo di 6, naturalmente anche nelle maniche multiplo di 6. Quindi vado a lavorare i miei ventaglietti, vedete? Qui arriviamo alle catenelle, lavoro i miei ventaglietti, quindi andata e ritorno. Ok, adesso vi lascio al tutorial, faremo un piccolo campione anche perché il motivo è semplicissimo, quindi dovete fare, vedete, due enormi T, due pannelli perfettamente uguali. Prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo le nostre catenelle. Vi ricordo che nel mio progetto originale ho montato 72 catenelle, multiplo di 6. Qui farò un piccolo campione per farvi vedere il motivo. Allora, montate le nostre catenelle, andiamo a fare il primo giro. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare una maglia alta, così. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, quindi 1 e 2, entro nella terza e vado a fare un ventaglietto di maglia alta, catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta e maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, quindi 1 e 2, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, entro nella terza catenella e vado a fare un ventaglietto, maglia alta, catenella e altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2, quindi completiamo tutta la nostra riga. Adesso andiamo a fare il secondo giro, quindi faccio una catenella, volto il mio lavoro, quindi siamo sul rovescio del lavoro. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare una maglia alta. Entro nel ventaglietto e vado a ripetere il ventaglietto, quindi maglia alta, catenella, maglia alta,
quindi ventaglietto su ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, prendo il filo sull'uncinetto, qui abbiamo la maglia alta e la andiamo a lavorare. Quando siamo sul rovescio del lavoro andiamo a lavorare la maglia alta a rilievo dietro, filo sull'uncinetto, entro da una parte dietro, vedete, da una parte esco dall'altra e vado a lavorare la maglia alta a rilievo dietro. Ok, quindi quando siamo sul rovescio del lavoro andiamo a lavorare la maglia alta a rilievo dietro, passiamo nel ventaglietto successivo e andiamo a fare il ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte prese nello stesso punto. Qui abbiamo la maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, passiamo dietro la maglia, entriamo da una parte, usciamo dall'altra e andiamo a lavorare la maglia a rilievo dietro. Qui il ventaglietto, andiamo a fare il ventaglietto, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Prendo il filo sull'uncinetto, qui abbiamo la maglia alta, quindi la prima maglia e l'ultima maglia vanno lavorate semplicemente a maglia alta, quindi lavoriamo la maglia alta e chiudiamo con una maglia alta. Quindi la prima e l'ultima maglia vengono lavorate a maglia alta. Andiamo a fare il prossimo giro, quindi una catenella e volto il mio lavoro, quindi siamo sul dritto del lavoro adesso. Filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare maglia alta, passo nel ventaglietto e vado a fare il ventaglietto, quindi maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. Qui abbiamo la maglia a rilievo, quindi siamo sul dritto del lavoro. Quando siamo sul dritto del lavoro andiamo a lavorare la maglia a rilievo davanti, quindi entriamo da una parte, usciamo dall'altra e andiamo a lavorare maglia a rilievo davanti. Ecco qua. Qui abbiamo il ventaglietto e andiamo a lavorare il ventaglietto 1, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, la maglia alta, siamo sul dritto del lavoro, andiamo a lavorare la maglia a rilievo davanti, quindi entro da una parte, esco dall'altra e lavoro la maglia alta. Qui c'è il ventaglietto, andiamo a lavorare il ventaglietto, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Prendiamo il filo sull'uncinetto e ci chiudiamo nella prima maglia, vedete qui nell'ultima maglia, con una maglia alta. Ecco qua, questo è il nostro motivo. Andiamo a fare tutti questi ventaglietti e ci alziamo, naturalmente ci dobbiamo alzare nel nostro pannello, mettiamo da parte il campione, vedete? E ci alziamo praticamente per i centimetri che ci servono. Nel mio caso mi sono alzata per 32 centimetri e ho fatto 28 ventaglietti, quindi ho ripetuto per 28 volte il ventaglietto. Come larghezza della prima parte del maglioncino, quindi questa è la prima parte del maglioncino, ho 40 centimetri e sto facendo una taglia S, e come altezza ho 32 centimetri. Quando siamo sul dritto del lavoro andiamo a lavorare la maglia a rilievo davanti, quando siamo sul rovescio del lavoro andiamo a lavorare la maglia a rilievo dietro. Tutto qui, questo è il motivo che dobbiamo fare. Quindi andiamo a montare le catenelle, quindi io sono partita con 72 catenelle, multiplo di 6, quindi questo motivo si sviluppa solamente in una riga. Sono andata avanti per 28 motivi per 32 centimetri. Ho finito la prima parte è il busto del nostro maglione. Adesso dobbiamo fare la parte qui
delle maniche, quindi ci dobbiamo allungare da una parte e dall'altra facendo delle catenelle e andando a formare una T. Io ho lasciato il filo, quindi volto il mio lavoro e vado a montare per la mia taglia, per la mia lunghezza naturalmente delle braccia, vado a montare 66 catenelle. 1 2 3 Allora, montate le 66 catenelle, quindi io lascio in sospeso questo, quindi tagliamo il filo, io metto un segnapunti qui, così non rischio che si vada a scucire, e poi passo, vedete, passo dall'altra parte, quindi tolgo il segnapunti, prendo il filo e l'uncinetto, vado a fare prima un nodino e poi vado a fare le 66 catenelle, quindi entro nell'ultima maglia, nell'ultimo punto nella maglia alta e vado a fare, prima vado a fare una maglia bassissima, ok, e questa, vedete, io mi segno di nuovo la maglia alta, così, vedete, così so che questa è la maglia alta e vado ad iniziare le 66 catenelle. 1 2 3 4. Allora, terminate anche da questa parte le 66 catenelle, andiamo a fare i ventaglietti, quindi io faccio una catenella, entro nella 66esima catenella, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella 66esima catenella e vado a fare una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, quindi 1 e 2, entro nella terza, vedete, faccio un ventaglietto, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte prese nello stesso punto, filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, vado nella terza catenella e vado a fare maglia alta, salto 2 e vado ad entrare nella terza, quindi vado a ripetere il mio ventaglietto. Allora, lavoriamo tutti i ventaglietti nella catenella e ci vediamo qui a segnapunti per continuare. Allora, sono arrivata, vedete, alle ultime 2 catenelle, quindi ho fatto il ventaglietto, mi rimangono 2 catenelle e mi vado a chiudere con una maglia alta, mi vado a chiudere qui nella maglia alta, quindi abbiamo la maglia alta del pannellino, quindi mi vado a chiudere in questa maglia alta con una maglia alta, così, e iniziamo, vedete, qui abbiamo il pannellino, andiamo a lavorare il pannellino regolarmente, quindi filo sull'uncinetto, entro nel primo ventaglietto e vado a lavorare il primo ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. Qui abbiamo la maglia alta a rilievo dietro, quindi entriamo dietro e la prendiamo a rilievo dietro. Qui abbiamo il ventaglietto, lavoriamo il ventaglietto, 1, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, maglia a rilievo dietro e ventaglietto. Quindi lavoriamo, terminiamo di lavorare tutto il pannello, quindi lavoriamo tutti i ventaglietti e le maglie a rilievo, quindi andiamo qui e ci vediamo qui per lavorare la seconda catenella. Sono arrivata alla seconda fila di catenelle, quindi ho fatto il ventaglietto, adesso ho la maglia alta, questa del pannellino, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro qui nella maglia alta per fare una maglia alta, salto 2 catenelle, quindi 1 e 2, entro nella terza e vado a fare un ventaglietto, maglia alta, catenella e altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Vedete, quindi ventaglietto sopra la maglia alta, ho fatto la maglia alta, salto 2 catenelle di base, vado a fare un ventaglietto,
saltiamo 2 maglie di base, quindi 1 e 2, entro nella terza e vado a fare maglia alta, salto 2, vado nella terza e vado a fare un ventaglietto, e così via per tutte le catenelle. Quindi andiamo a ripetere i ventaglietti per tutte le catenelle, quindi terminiamo tutte le catenelle e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro, terminati i ventaglietti, a questo punto andiamo a fare il secondo giro, quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare i nostri ventaglietti. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare maglia alta e poi lavoro i miei ventaglietti, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi qui siamo, vedete, sul dritto del lavoro, quindi andiamo a fare la maglia alta a rilievo, una maglia a rilievo, qui andiamo a fare il ventaglietto, due, 1 e 2. Qui abbiamo la maglia alta a rilievo davanti, siamo sul dritto del lavoro. Ok, qui il ventaglietto, quindi maglia alta, catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2. Qui la maglia a rilievo, quindi continuiamo. Adesso dobbiamo andare avanti con i giri fin quando non raggiungiamo la nostra, diciamo, circonferenza della manica. Quindi dobbiamo andare avanti, giri di andata e ritorno, lavorando le catenelle, il pannello e le catenelle. Quindi sul dritto del lavoro andiamo a fare la maglia a rilievo davanti, sul rovescio andiamo a fare la maglia a rilievo dietro. Ok, quindi andiamo avanti con i giri fin quando non raggiungiamo la larghezza della nostra manica, e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati i nostri 2 pannelli perfettamente uguali, andiamo ad unire così, quindi mettiamo dritto con dritto. Io ho posizionato già, vedete, i miei segnapunti per l'apertura della testa, quindi sul mio lavoro io ho lasciato 14 ventaglietti da questa parte, 14 ventaglietti da questa parte, e poi ho lasciato, vedete, 6 ventaglietti per l'apertura della testa. Adesso andiamo a fare una piccola cucitura, andiamo a fare nella manica, quindi da questo punto andiamo al primo segnapunti e poi andiamo dal segnapunti a finire l'altra manica. Quindi partiamo con le cuciture, poi andiamo a fare una cucitura a partire da questo punto, faremo una cucitura sia da una parte che dall'altra, quindi partiamo subito con le cuciture. Allora andiamo a fare la cucitura sia in una manica, ci fermiamo al primo segnapunti, passiamo dall'altra parte, partiamo da questo punto, andiamo a cucire l'altra manica sia di sopra che praticamente tutto sotto, quindi andiamo a fare 4 cuciture, 2 sulle maniche e tutto il sottobraccio. Quindi rifiniamo tutte le cuciture e poi ci vediamo qui per continuare. Terminate le cuciture sotto il braccio e il fianco e poi sopra, vedete, fino all'apertura della testa. A questo punto andiamo a fare
il polsino nella manica. Io un polsino l'ho già terminato, vedete, viene così. Allora prendiamo il filo e l'uncinetto e andiamo a fare il polsino. Quindi partiamo a fare delle maglie basse e a raccogliere tutte le maglie basse. Quindi io entro qui, in un punto qualsiasi potete entrare, quindi entriamo qui, andiamo a fare maglia bassissima e una catenella. Qui mi metto un segnapunti, ecco qui, e andiamo a raccogliere tutte le maglie basse. Raccogliamo tutte le maglie e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, raccolte le maglie, tutte le maglie basse, ho raccolto 46 maglie. Quindi adesso facciamo il secondo giro di maglie basse facendo delle diminuzioni. Quindi andiamo a fare 22 diminuzioni. Quindi faccio una catenella, metto il mio segnapunti, vado ad iniziare a fare delle diminuzioni sempre a maglia bassa, quindi entro nella prima maglia e nella seconda maglia e vado a fare la prima diminuzione. Quindi andiamo a fare 22 diminuzioni. Quindi continuiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro, mi sono chiusa nella maglia bassa iniziale. A questo punto ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e andiamo a fare tutto il giro di maglie alte. Quindi continuiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro di maglie alte, a questo punto andiamo a fare il giro di maglie a rilievo. Quindi vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella stessa catenella, vedete qui, entro da una parte, esco dall'altra e vado a fare una maglia a rilievo davanti. Filo sull'uncinetto, passo nella maglia successiva, entro da una parte dietro, esco dall'altra e vado a lavorare una maglia a rilievo dietro. Quindi vado a fare tutto il giro facendo una maglia a rilievo davanti e una maglia a rilievo dietro. Allora, terminato il primo giro di maglia a rilievo, andiamo a fare il secondo giro, quindi di questi giri ne andiamo a fare 5. Quindi entro nella prima maglia, lavoro la maglia a rilievo davanti, passo nella maglia successiva a rilievo dietro, passo nella maglia successiva a rilievo avanti. Quindi di questi giri a rilievo io nel polsino ne ho fatti 5 giri di maglie a rilievo. Quindi completiamo l'altro polsino facendo 5 giri di maglie a rilievo e il nostro progettino è pronto per essere indossato. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.